prima emissione di wolf howling. Che cavolo stavo facendo in quel video? La risposta è stimolazione acustica, in inglese wolf howling. Si tratta di un metodo di monitoraggio del lupo per identificare in maniera abbastanza precisa dove si trova il branco in quel dato momento. In particolare in quel video stavo svolgendo la mia tesi, una delle tante sessioni di wolf howling per l'appunto, per monitorare il lupo nelle Alpi Carniche in Friuli. Qua scene di vita, di lavoro sul campo con la preparazione di tortellini all'interno del furgone e un'alba post sessione. Il metodo utilizzato consisteva nell'utilizzo di 3 emissioni da 5 ululati ciascuno, intervallati da 90 secondi di silenzio. I lupi sono portati istintivamente a rispondere a questi versi per marcare il proprio territorio, oppure i cuccioli perché sono cuccioli e vogliono rispondere magari ai genitori o al resto del branco. In Friuli per la mia tesi, oltre alla stimolazione acustica, utilizzavo altre tecniche di monitoraggio che sono meno impegnative dal punto di vista di tempo e risorse che si devono utilizzare. Un tipo di monitoraggio è la ricerca di segni di presenza, quindi escrementi che sono facilmente riconoscibili perché all'interno hanno pelo e ossa e impronte. E poi insieme alla ricerca di segni di presenza c'è il fototrappolaggio, che è fondamentale, cioè si posizionano delle fototrappole possibilmente in sentieri utilizzati da animali o vicino a segni di presenza trovati in precedenza, e queste fototrappole scattano quando passa davanti un animale e così si può capire in maniera anche abbastanza distribuita sul territorio, se si posizionano diverse fototrappole, dove si trovano i branchi di lupo e come, soprattutto come si muovono all'interno del territorio. Fototrappolaggio che ho fatto in Friuli insieme ovviamente all'università, al gruppo di ricerca dell'Università di Udine, non solamente in Carnia, nelle zone in cui mi interessava per la tesi, ma anche in altre zone che vengono monitorate dall'università per altri animali, ad esempio lo sciacallo dorato. Qui eravamo sul torrente Torre Cocente durante il mese di agosto. Poi il metodo principe per poter monitorare il comportamento dei lupi sarebbe il radiocollare, ma prima bisogna catturare un lupo e piazzargli un radiocollare. Quello che abbiamo provato, ma in quell'anno fallendo. Ma che senso ha monitorare i lupi, vedere dove stanno nelle Alpi? Il senso è ecologico principalmente, cioè cercare di capire quanto le popolazioni sono sane, se le popolazioni di lupo, i branchi di lupo si stanno espandendo o se stanno recedendo. Avere dei predatori apicali all'interno di un ecosistema rende l'ecosistema stesso più stabile, più complesso e quindi diventa un ecosistema che riesce a fornire anche all'uomo maggiori servizi, maggiori benefici. I lupi, per esempio, generano un controllo sulle popolazioni di cervi, di cinghiali, le cui popolazioni, se si espandono troppo in un certo habitat, rischiano di danneggiare l'ecosistema, ad esempio la rigenerazione forestale, o addirittura anche generare danni alle attività umane. Vediamo i cinghiali con i campi agricoli. Consideriamo che i lupi storicamente hanno sempre occupato tutto l'arco alpino. 100 anni fa erano quasi stati del tutto eradicati a causa di una caccia sistematica proprio per via dei conflitti con gli allevatori, con le popolazioni umane che abitavano le montagne. Oggi, grazie alle direttive per la protezione dell'ambiente come la direttiva Habitat, o anche a causa dell'abbandono delle montagne, i lupi stanno tornando autonomamente, tra virgolette, cioè naturalmente, riprendendosi quei territori che è chiaro che si sono evoluti per accogliere anche un predatore come il lupo, oltre che a linci e orsi. Per finire, alcuni video random della Carnia. Attenzione!
No!